Sophia. Welcome to the German Cat. My name is Amila Bechet-Begovic, also known as Dr. B to my students, and this is my sous chef. What's your name? Ada. That's right, this is Ada. Today we're going to make a fun and easy traditional German recipe known as Käsespätzle. Käsespätzle is the German version of mac and cheese. It's made with German egg noodles and Emmentaler Käse, or Emmental cheese. You can make your own Spätzle noodles or buy some at the store. And your sous chef can taste along the way as you make the recipe. So what are you going to need? You are going to need a 1/4 cup of heavy cream, 3/4 of a cup of shredded Emmental cheese, 2 tablespoons of chopped chives, 2 tablespoons of butter, and 2 cups of cooked Spätzle. That's right, Ida, you can have that to taste. So, first we're going to combine our shredded cheese, our heavy cream, and our chopped chives. Do you have enough for all of that? Yes, I do, don't worry. So we don't. Yes, you can. Do you want to help me mix? Yeah. All right, can you pour this into the bowl? Yeah, all of it. Very good. All right. Now we're going to take our heavy cream and we're going to mix it into it. Very good. And our chopped chives. Can you put those in? Very good. And now you get to mix it. I never mixed this before. All right, now that you have your mixture, you're gonna cook your Spätzle according to the packaging. Then you are gonna pan fry your Spätzle in 2 tablespoons of butter until they're golden brown at medium heat. And then you are gonna add your cheese mixture and stir. So here is our cooked Spätzle. And we are going to add our cheese mixture and we're gonna stir it all up. All right, are you ready to add this here? All right, can you pick it up? Very good. Yeah. Yuck, 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 yuck. I think my sous chef means yum. Yuck, 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 yuck. All right, thank you for helping. All right, go ahead and mix it all up. That's okay, spills happen. You're gonna put the Spätzle in the broiler then for about 2 to 3 minutes until the top is golden brown. Once your Käsespätzle is out of the oven, it's gonna look a little something like this. Nice and golden brown. Now it's time to garnish it. Ada, will you help me garnish it with the chives? Yeah. Sprinkle some on there. Mhm. Very good. All right. You ready to taste it? All right. Grab some. That is good. Guten Appetit. Enjoy your Käsespätzle. Like and subscribe. Bye. Bye. Ecco gli ingredienti. Abbiamo il pane tostato. Poi abbiamo l'aglio, questo è l'aglio, questo è uno spicchio d'aglio. Poi abbiamo un formaggio morbido, per esempio ricotta cheese,
oppure cream cheese, oppure stracciatella. Qui abbiamo un altro formaggio, la mozzarella, buonissima. Poi abbiamo un cetriolo tagliato a fettine. Poi abbiamo un ravanello tagliato a fettine. Il limone, ecco qui il limone. E poi abbiamo il basilico e la menta. Basilico e menta, profumatissima. Qui abbiamo una zucchina grattugiata. Ultimo ingrediente, pomodoro con basilico. Pomodoro con il basilico. E infine, ecco che abbiamo il salame. Qui abbiamo il salame e qui abbiamo il prosciutto. Ecco gli ingredienti ai quali aggiungiamo olio e sale. Bruschetta al pomodoro. Quindi prendiamo il pane tostato, prendiamo uno spicchio d'aglio e passiamo l'aglio sopra il pane, così. Che profumo! Dopo prendo il mio pomodoro con basilico e aggiungo il pomodoro con basilico sulla mia bruschetta. Perfetto. Adesso aggiungo un po' di sale, poco, e anche un po' di olio. E alla fine, come decorazione, aggiungo una piccola foglia di basilico, così. La bruschetta al pomodoro è pronta. Bruschetta, zucchina e menta. Prendiamo il pane e, come al solito, ricetta base, un nostro spicchio d'aglio, e con vigore passiamo l'aglio sul pane, con un grande profumo. Poi prendiamo la zucchina già grattugiata, questa è la zucchina grattugiata, aggiungiamo un po' di limone, così. E anche ovviamente un poco di sale. Là. Con una forchetta o un cucchiaio mescoliamo. E poi passiamo la zucchina sopra il pane con l'aglio. Come vogliamo. E infine, come decorazione, una bella foglia di menta. Meravigliosa. Ecco la zucchina, la menta, la nostra bruschetta con zucchina e menta. Bruschetta, mozzarella e prosciutto crudo. Di nuovo il nostro pane tostato, una bella fetta di mozzarella, ecco qui, la adagiamo sul pane e poi prendiamo una bella fetta di prosciutto crudo, meravigliosa. Ecco preparata la bruschetta, mozzarella e prosciutto crudo. Bruschetta, ravanello e formaggio morbido. Prendiamo il nostro pane, come sempre, poi
prendiamo il formaggio morbido, per esempio cream cheese, per esempio ricotta cheese, e spalmiamo il nostro formaggio sul pane. Molto semplicemente. Bene. Poi prendiamo un ravanello, 1 e 2. Aggiungiamo sul ravanello un po' di sale, un po' di limone e infine un po' di olio. La bruschetta, formaggio e ravanello è pronta. Bruschetta, formaggio morbido, cetriolo e salame. Prendiamo il nostro pane, come sempre, spalmiamo sul pane il nostro formaggio morbido, per esempio cream cheese. Prendiamo almeno 2 fettine, diciamo anche 3 fettine di cetriolo. Infine mettiamo la nostra fetta di salame. E voilà. La nostra bruschetta, formaggio morbido, cetriolo e salame